Cerchi idee per riutilizzare un vecchio maglione di lana? Ciao, bentornata e bentornato sul mio canale. Facendo il cambio degli armadi mi sono ritrovata un vecchio maglione di lana che non utilizzo più. Il video di oggi è la prima parte del tutorial in cui ti mostro come ho riutilizzato pezzo per pezzo questo vecchio maglione di lana. Fra una settimana troverai anche la seconda parte del tutorial. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Valentina Truppa e Giorgio Donà. Se vuoi essere salutata anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Dopo aver fatto il cambio degli armadi mi sono ritrovata questo maglione vecchio che non uso più. Ho deciso quindi di riutilizzarlo e per farlo per prima cosa scucio pezzo per pezzo tutte le varie parti di cui è composto il maglione. Ho scucito il maglione e ho ottenuto la parte del collo, le maniche, la parte davanti e la parte dietro. Inizio mettendo a pari i due bordi inferiori del collo, fermo con degli spilli e poi li cucio a macchina facendo prima una cucitura a zig zag e poi una cucitura diritta. Dopo aver effettuato la cucitura, ho formato gli angoli a una distanza di 6 cm dall'inizio della cucitura. Infine ho ricoperto una scatola da scarpe da utilizzare in casa come contenitore multiuso. Ho preso una delle due maniche del maglione di lana che ho disfatto e l'ho scucita. In seguito l'ho disfatta per creare un gomitolo che ho avvolto attorno a un rotolo di carta igienica. Dopo qualche giro ho iniziato ad avvolgere il filo in diagonale. Alla fine con una manica ho ottenuto due gomitoli. Ho lavorato uno di questi gomitoli con il tricoten per ottenere un lunghissimo tubolare. Se non sai usare il tricoten puoi guardare il video che ho pubblicato di recente e di cui ti lascio il link nella descrizione sotto a questo video. Dopo aver lavorato tutto il gomitolo ho ottenuto un bel gomitolone di tubolare al tricoten. Infilo un ago da lana e nascondo l'estremità del filo all'interno del tubolare. Ho preso un pezzo di fil di ferro da 15 cm e l'ho infilato nella punta del cono di polistirolo. Questo cono di polistirolo è alto 19 cm. Ho infilato il fil di ferro nella parte terminale del tubolare. Ho fissato il tubolare sulla punta con una goccia di colla a caldo e ho usato la colla a caldo anche per tenere fermo il tubolare a mano che lo avvolgevo attorno al cono di polistirolo. Ho ricoperto interamente il cono di polistirolo, avvolgendo il tubolare anche sulla base. Alla fine ho incurvato il fil di ferro. Userò anche il secondo gomitolo di questa bella lana verde per creare altri alberelli che poi per Natale decorerò con piccole palline e altri addobbi. La seconda manica del mio maglione di lana l'ho usata in un modo completamente diverso. Prima di tutto ho tagliato la parte eccedente opposta al polsino, poi ho scucito completamente la manica e da questa ho ricavato un rettangolo da 25 x 44 cm. Ho ritagliato anche un rettangolo di stoffa della stessa misura. In seguito ho cucito a zig zag tutti i bordi tagliati del rettangolo di lana per evitare sfilacciature. Per evitare che si formassero arricciature ho utilizzato della carta di giornale posta sotto alla lana per aiutare il trascinamento. Ho preso il rettangolo di stoffa, l'ho appoggiato con il diritto rivolto verso l'alto, ho appoggiato la cerniera rovescio contro diritto e su questa ho sovrapposto il rettangolo di lana diritto contro diritto.
Dopo aver cucito a macchina, ho posizionato i due lati opposti sia della stoffa che del rettangolo di lana e ho cucito entrambi alla cerniera, sempre diritto contro diritto. Dopo aver fatto questo, ho cucito il lato sinistro sia della stoffa che della lana, tenendo entrambi i rettangoli piegati a metà. Ho infilato la mano nella manica, mi sono assicurata di aprire la cerniera e in seguito ho cucito anche il lato destro lasciando 10 cm aperti nella stoffa in modo da poter risvoltare il lavoro. Una volta finito ho risvoltato il lavoro e ho cucito a macchina il pezzettino della fodera che avevo lasciato scucito. Per ultimo ho fatto anche una cucitura lungo la cerniera in modo da fermare insieme cerniera, rettangolo di stoffa e rettangolo di lana. Come avrai già capito, questo lunghissimo astuccio mi servirà per riporre i miei ferri da maglia. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu hai mai riutilizzato un vecchio maglione di lana? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima!